Pizza soffice dal bordo croccante. Ciao a tutti amici, oggi vi propongo una pizza facilissima che si prepara soltanto con un cucchiaio. Prendiamo una grande ciotola, versiamo all'interno 800 g di acqua, un cucchiaino di miele, un cubetto di lievito. Mescoliamo fino a sciogliere tutto. Iniziamo ad incorporare la farina. Ce ne occorrerà 1 chilo. Consiglio una farina per pizza perché ci darà un risultato davvero bellissimo. Avevo tenuto da parte un goccino di acqua. Andiamo a sciogliere all'interno 22 g di sale. Quindi lo uniamo all'impasto. Terminiamo con l'ultima parte della farina e mescoliamo velocemente con un cucchiaio, senza preoccuparci di ottenere un impasto liscio. Copriamo con la pellicola e facciamo riposare un'oretta a temperatura ambiente. Dopo un'ora guardate il risultato. È davvero super soffice ed è lievitata tantissimo. Aiutandoci con un pochino di farina, la versiamo sul tavolo e iniziamo a dare qualche piega. Se anche voi adorate la pizza, lasciate un bel like a questo video e se non siete iscritti, iscrivetevi ed entrate a far parte di questa bellissima community. A me farebbe davvero tantissimo piacere. Una volta ottenuto questo risultato, ci aiutiamo con una bilancia da cucina e dividiamo il nostro impasto in 4 parti di all'incirca 450 g ciascuno. Come potete notare da tutte queste bollicine, l'impasto ha già inglobato tantissima aria ed è sofficissimo. Lo lasciamo lievitare per un'oretta, sempre coperto con la pellicola alimentare. E guardate qui, l'impasto è letteralmente esploso. Quante bollicine avete visto? Bene, prendiamo la nostra teglia, la ungiamo e poi andiamo ad appiattirla utilizzando i polpastrelli. Sempre con delicatezza, mi raccomando. Lasciamo lievitare per 30 minuti, in questo modo la nostra pizza sarà super soffice. Frulliamo 500 g di pomodori pelati, li condiamo con il sale e con l'olio. Origano quanto basta e via in forno statico 250 gradi per 12 minuti. Nel frattempo ho grattugiato una provola fresca. Se volete potete utilizzare anche una scamorza o una mozzarella. E quindi la lasciamo sciogliere in forno sempre per 8 minuti a 250 gradi. Le altre 2 pizze le ho condite un po' diversamente utilizzando del pomodoro fresco e del basilico. E le andiamo a cuocere in forno per 15 minuti perché sono un po' più piccine. E questo è il risultato, una pizza davvero buonissima, super soffice ma con il bordo croccante, proprio come piace a me. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Vi ricordo che con soltanto 1 chilo di farina ho ottenuto 2 pizze rotonde di questa dimensione e 3 pizze grandi.
Per intenderci, diciamo la misura della leccarda del forno, quindi all'incirca 40-50 cm. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta, se è così lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi. Ciao!